poi a provare un po' questi pennarelli, perché no? Cercheremo di giocare un po' insieme, faremo dei workshop, delle live, passeremo un po' di tempo insieme. Allora, dubbio esistenziale: Fudenosuke hard o di tipo soft? Quale preferite? Se le usate, raccontatemi il perché preferite l'una rispetto all'altra. Stiamo parlando ovviamente della piccola brush pen della Tombow, che può essere considerata forse un po' la cugina del Tombow Dual Brush. Parliamo quindi di questi pennarelli con la punta a pennello, con i quali riusciamo a modulare il tratto in base alla pressione. Quindi se do una pressione riesco ad avere un tratto più grosso, e invece se stiamo in punta abbiamo i cosiddetti tratti fini, quindi riusciamo ad alternare proprio questi tratti. Questa è la Dual Brush, che conosciamo ormai benissimo tutti. La Fudenosuke è un po' la cugina con questa punta molto molto più piccola. Quindi abbiamo il Fudenosuke di tipo hard, che ha una punta più sostenuta, che è quella che io preferisco in realtà, perché riesco a gestirne meglio i tratti. Diciamo che mi piace vincere facile, ok? Diciamolo pure. Quindi stesso principio: pressione tratto grosso, rilascio tratto sottile. Questa di tipo soft è un po' più morbida, lo dice la parola stessa, e quindi riesco con un minimo di pressione ad avere un tratto più grosso rispetto a questa di tipo hard. Nello stesso tempo però trovo sia un po' più difficile gestirne la fase di passaggio, diciamo così, tra un tratto grosso ed un tratto sottile. Faccio un po' più fatica nel momento in cui si cerca di scrivere piccolino. Poi è chiaro che in base a quello che andiamo a fare sceglieremo il tipo di pennarello adatto. Non uso quasi mai questa soft, perché io tendenzialmente scrivo in piccolo, cerco di riprodurre un po' quello che è il corsivo inglese con il pennarello, e quindi tendenzialmente preferisco una punta un po' più rigida, che mi dà l'idea più di avere una penna, una cosa che si avvicini di più ad un pennino, ecco, diciamo così, lontanamente, ma che si avvicina di più ad essere un pennino rispetto a questa che dà più l'idea di essere un pennello. Quindi io vorrei questa sera appendere un attimo al chiodo la Fudenosuke hard, rigida, e giocare un po' con questa morbida, cosa che non faccio mai. Volevo solo ricordarvi, ormai lo sappiamo tutti, che saremo in fiera dal 18 al 21 ottobre a Vicenza. Veniteci a trovare, mi raccomando. Siamo allo stand Tombow, dove giocheremo per tutti questi giorni con i pennarelli Tombow. La novità sarà sicuramente che ci daranno la possibilità di conoscere, di vedere per la prima volta in Italia i Fudenosuke Colors, il mio tesoro. E quindi se vi fa piacere, passate in fiera, venite prima di tutto a salutarci, e poi a provare un po' questi pennarelli, perché no? Cercheremo di giocare un po' insieme, faremo dei workshop, delle live, passeremo un po' di tempo insieme. Allora, che cosa ho notato in questo momento, che mentre parlavo mi veniva in mente? Nel momento in cui si fa un flourish, oppure non so, un elemento decorativo, questa soft effettivamente potrebbe venirci un po' in aiuto, perché riesco ad ottenere subito un bel tratto pieno e intenso, senza esercitare troppa pressione. Quindi non devo fare troppa fatica nel dare pressione e rilasciare la pressione per avere un tratto più grosso. Con questa hard, con questo tipo un po' più sostenuto, magari, ecco, mi è un po' più, devo andare un po' più piano, altrimenti il tratto non è proprio continuo e devo premere un po' di più affinché io riesca ad ottenere un tratto grosso. Quindi non so, quasi quasi inizia a piacermi. Vedete la differenza comunque di grandezza,
quindi questa cosa sicuramente è da tenere in considerazione. Se vogliamo scrivere e avere degli elementi piccolini, credo con questa soft facciamo più fatica rispetto a quella più rigida. Beh, ci può anche quasi stare. Scrivetemi quali sono le vostre impressioni, se li avete provati, se avete voglia di provarli, se ci verrete a trovare in fiera. E io continuo a giocare un altro po' e poi vi saluto. I famosi drill. Beh, è tutta una questione sicuramente di mano. Potrebbe essere che mi converta, non lo so. Non lo so, non ci metto la mano sul fuoco, ma ci lavoriamo su. Ecco, quando poi dobbiamo scrivere effettivamente, forse questa hard. Ci aiuta. È come avere un pennarello, sicuramente è un po' più funzionale per scrivere in piccolino. Dunque, hard o soft? Hard o soft? Come li riconosciamo? Ecco, io direi hard pennarello blu, soft verde, ma molti quando dico questa cosa mi sgranano gli occhi e quindi applico il consiglio del nordico che dice e consiglia sempre di guardare di che colore sono le grafiche. Hard abbiamo le grafiche argentate, soft invece dorate. È come dargli torto. Ciao, buona serata!